Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine le tendenze energetiche per i possibili cambi dei prossimi 7 giorni. Ok, 2 carte ragazzi. Giustizia e appeso. Hmm. Con la giustizia si parla di riequilibrare qualche situazione o qualche relazione e magari proprio cercando di vedere le cose da un altro punto di vista, come suggerisce l'appeso. Potrebbe anche far riferimento al fatto che qualcuno stia aspettando delle risoluzioni a livello burocratico, a livello proprio di giustizia, di legalità. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i video gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per i cambi. Abbiamo 4 di spade, un 10 di coppe, un 9 di pentacoli, la sacerdotessa, la giustizia nuovamente, e un 8 di spade. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 4 di spade che mi suggerisce una sorta di isolamento da parte di qualcuno. Abbiamo la carta degli amanti e la morte. Potrebbe fare riferimento a una scelta da dover prendere o per qualcuno magari è già stata presa questa scelta e probabilmente questo periodo di isolamento serviva per fare chiarezza mentale, ragazzi, per fare un po' il punto della situazione, se vogliamo. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere la fine di una relazione e il 4 di spade fa riferimento al sanare, al guarirvi dopo il termine di questa relazione. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Imperatore. Vi dico, se non è terminata la relazione potrebbe essere terminato un atteggiamento, una dinamica all'interno di una relazione. Vi dico perché vedendo poi questo imperatore è un po' come se qualcuno riprendesse il proprio potere personale. L'imperatore è colui che detta le proprie regole, è arrivato dove è arrivato perché ha lavorato con costanza. E con questo 10 di coppe sento che sta per arrivare o un'unione, nel senso la sensazione di essere uniti, di far parte di un gruppo, oppure per qualcuno potrebbe proprio essere il dover gestire un gruppo. Diciamo che il 10 di coppe è comunque una bella carta, una carta di serenità, ragazzi. Andiamo a vedere, ok, il 9 di coppe
di pentacoli ha un 4 di bastoni e un 5 di coppe. Io ho l'idea, allora, che ci sia come una rottura di qualche tipo di relazione, che con la carta degli amanti sì, potrebbe essere qualcosa di romantico, ma non è necessariamente detto. Potrebbe anche essere una bella relazione che magari avevate, non lo so, con dei colleghi, con un capo. Qui è come se riacquisiste il vostro potere personale e qui con queste carte devo dire che aumenta la vostra indipendenza, la vostra autonomia. È come se non foste disposti a scendere a compromessi con nessuno. Probabilmente qui si tratta di riprendersi in mano il proprio potere personale, amici della Vergine. Andiamo a vedere la sacerdotessa. La sacerdotessa potrebbe anche far riferimento a una guida a cui potreste appoggiarvi. Mm, Sette di spade e regina di spade. E siccome è una carta che parla del vedere oltre le cose, come è una persona che ha l'intuizione sufficiente per non farsi incantare dalle bugie che potrebbero venire a galla, che potrebbero essere raccontate da questa regina di spade. Per qualcuno questo sette di spade è la tecnica migliore per riuscire ad ottenere quello che volete. E siccome il sette di spade è una carta che parla di avidità, di bugie, di qualcuno che non la racconta giusta, mi viene da dire che o decifrerete chi vi ha raccontato delle bugie piuttosto che quali bugie sono state raccontate. Poi qui abbiamo Regina di Spade e Giustizia e la sensazione che ho, ragazzi, è che ci sia come un taglio netto per qualcuno. Io credo che la Regina di Spade sia una persona vicino a voi che potrebbe avervi raccontato delle storie e con questa sacerdotessa voi ve ne accorgerete. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Abbiamo un 9 di spade e un asso di bastoni, come se ci fosse un nuovo inizio. Tenete presente che la giustizia è una carta di riequilibrio, è una carta di equità. Non vi nego che per qualcuno potrebbero esserci delle regolarizzazioni da dover effettuare, soprattutto se prima avete avuto questo taglio, questo cambio e adesso dovete, come dire, ricreare le vostre regole, la vostra routine, il vostro tran tran e riprendervi il vostro potere personale. Non escludo che vedendoci lungo, soprattutto con una persona che potrebbe raccontarvi delle storie, decidiate in questi 7 giorni che sarebbe meglio contrattualizzare, contestualizzare anche questa nuova relazione, questo nuovo inizio. E la giustizia potrebbe arrivare proprio per definire i termini di questo contratto. Tenete presente che avete anche un asso di bastoni, quindi è quell'azione fatta con intenzione. E credo che qua ci sia l'asso di pentacoli al contrario perché è come se prima doveste stabilire i termini della società, della relazione, di questo gruppo anche per qualcuno e dopodiché si può partire con qualche cosa di concreto. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un re di coppe e la luna. Datemi una carta per il re. Abbiamo un 6 di bastoni. Allora, credo che ci sia qualche tema legato al passato,
tra la luna e il 9 di spade che vi preoccupi, e nonostante questa regolarizzazione della giustizia, penso che possa continuare a preoccuparvi. Però tenete presente che sia l'otto di spade che la carta della luna sono carte che vi fanno vedere le cose in modo distorto. La luna è una carta di proiezioni, quindi ho anche l'idea che potreste essere così, vivere questo otto di spade, perché vedete una parte della realtà. Effettivamente qui avete la carta dell'appeso, che è proprio un invito a vedere le cose da un altro punto di vista, o a mettervi nei panni dell'altro o dell'altra persona o magari dell'azienda. Adesso dipende per voi come vibra la lettura. Però la mia idea è che, comportandovi come una persona amorevole, perché qui tenete presente che avete sia il re di coppe che la carta dell'imperatore, che sono un po' l'archetipo del padre, quindi comportandovi come un buon padre aziendale, ipotesi, un buon padre di famiglia, un buon capo, è facile che arrivi il successo. Abbiamo un 6 di bastoni qui, ragazzi. L'unica cosa è che è come se vi focalizzaste sul negativo, sulle paure, su quello che potrebbe succedere. E se succedesse di nuovo quello? E se succede quell'altro? E se, non lo so, ci sono mille paure che avete e che vi fanno vedere le cose in modo negativo. Però in realtà nella prossima settimana il passaggio è proprio di riacquisizione del potere personale. Quindi devo dire che anche questa giustizia vi aiuta a calibrare bene, come vi posso dire, le due verità, se vogliamo. Vi aiuta a calibrare quali sono le cose da mettere a posto, ho come questa sensazione. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire, vediamo che suggerimenti in più possono arrivare. Il silenzio. Trasformazione e il ribelle che è l'imperatore. Stella, morte e imperatore, tre arcani maggiori, ragazzi. Il silenzio lo associo a questo 4 di spade, come se appunto il silenzio vi aiutasse a meditare, vi aiutasse a scoprire quali sono le risposte dentro di voi. Tenete presente che, essendo la carta della stella, parla anche di sogni, parla di canalizzazioni. Se ci fate caso, qui viene raffigurato un viso con gli occhi chiusi, proprio perché le migliori canalizzazioni arrivano quando siamo in una fase tranquilla, di meditazione. È come se questo 4 di spade vi servisse per trovare delle soluzioni. Poi abbiamo di nuovo la morte, quindi questa trasformazione, questo cambio, questo lasciare indietro certe questioni del passato, potrebbero essere certe relazioni, ragazzi. E poi abbiamo questo ribelle, questo imperatore, che è un po' il prendere in mano di nuovo il vostro potere personale. Ho come l'idea che non vi alleerete, non creerete alleanze con qualcuno, ma rimarrete, diciamo, focalizzati su voi stessi e su quello che potete fare. Voi, sì, è vero, potrebbero esserci dei contratti, degli accordi, effettivamente, però è un po' come se voleste andare avanti con la vostra testa, anche perché qui con la carta della sacerdotessa vi dico che ci vedrete lungo su chi vuole raggirarvi, su chi vuole fregarvi, su chi vuole raccontarvi una cosa invece poi un'altra, ed è per quello che arriva poi la carta della giustizia, per regolarizzare e anche per tutelarvi davanti a questi personaggi che non sono poi così onesti, mettiamola così. Ok, andiamo a vedere una fatina. Appagamento. Ve la posso mettere qui vicino a questo 9 di pentacoli, perché effettivamente il 9 di pentacoli è una carta di forte abbondanza economica,
caratteriale, perché è una carta che ci parla di qualcuno che sta bene da solo, che lavora bene da solo. È una carta, io la chiamo la carta delle autococcole o la carta delle coccole, perché è qualcuno che si gode i risultati che ha ottenuto fino a questo momento. E difatti qui abbiamo la fatina dell'appagamento. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ecco, carta numero 20, Arcangelo Fanuel, e qui parla di speranza, di ottimismo e di nuovi inizi. Nuovi inizi li abbiamo qui con questi due assi. L'ottimismo e la speranza credo che ci dobbiate lavorare un pochettino, considerate queste carte ragazzi, perché l'otto di spade è una di quelle carte che vi porta ai pensieri un po' cupi, un po' negativi, negazionali. Negazionali vuol dire che quando qualcuno vi fa notare qualcosa, no, 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 ma non è così, è così, così, così. Vi fanno notare un'altra cosa, no, ma non posso fare così, per questo, questo e quell'altro. Cioè è tutto un no. Mm? Questo è un po' il significato dell'essere negazionali e qualcuno può anche negare l'evidenza dei fatti. Diciamo che ho più la sensazione che non lo vediate per il vostro modo di percepire le cose. Sapete, in realtà la lettura finisce con un 6 di bastoni, quindi è una bella carta, è una carta di successo. Ehm, o qui qualcuno non si rende conto di quanto sta diventando potente, di quanto è indipendente, di quanto è autonomo, di quanto potere ha, oppure potreste anche avere una credenza limitante di non meritare potere. Qui la lascio aperta, ognuno di voi scavi sulle proprie credenze limitanti. Voi provate a pensare non lo so, al fatto che da domani potreste avere il potere di fare X cosa, come vi sentite? Cioè vi sentite all'altezza, vi sentite spaventati? Che tipo di reazione emotiva avete a questa cosa qua? E in base a quello capite se c'è una credenza limitante o no. Comunque io tutta la questione delle credenze limitanti, ragazzi, la tratto nella sezione degli abbonati. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Diversamente mi potete anche contattare via mail, io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. È un lavoro fatto a tu per tu, diciamo quello con appuntamento, però, ed è specifico, però anche nella sezione degli abbonati tratto le credenze settore per settore, quindi può essere interessante per voi anche lì cercare di andare a scavare un pochettino se avete credenze sul denaro, sul posso esercitare il mio potere o cose per lo stile. Bene, spero di avervi dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere, contattatemi via mail, scrivete nei commenti, per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Date un'occhiata ai titoli della sezione degli abbonati, giusto per curiosità. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!